Salve, in questo video sono andato a sostituire il display che si è rotto e sono molto delicati, quindi basta metterlo in una borsa con magari il mouse dal lato dello schermo e fine dei giochi. Quindi, niente, l'ho trovato, ho trovato il suo stesso modello, intanto lo schermo è un normalissimo HD. mm, Costava intorno agli 80 euro, anche 100 con le spese di spedizione. Quindi nel cercarlo poi ho trovato invece un Full HD IPS che come dimensioni, come pin del connettore coincideva con quelli del mio Asus. Quindi cosa ho fatto? Ho voluto rischiare acquistandolo, dato che l'acquisto l'ho effettuato su Amazon. E niente, ho acquistato quel display. In questo caso comunque stavo eh, togliendo la cornice del monitor, operazione molto difficile perché è tutta ad incastro, quindi bisogna cercare la giusta combinazione tra forza da applicare perché altrimenti non viene via e anche movimento perché altrimenti si rischia di rompere gli spinotti in plastica, che è tutto in plastica, quindi bisogna armarsi molta di pazienza e via. Dopo si eliminano le quattro viti sulla cornice, pensavo ci fosse un'altra vite, però non era quello il caso. E poi niente, semplicemente si toglie il connettore. Lì c'era applicato un punto del nastro per evitare che si scollegasse. E niente, il monitor proprio si è rotto lì come si può vedere, c'è quell'alone e, e niente. Purtroppo nei computer questo qui non era vecchissimo, però purtroppo ho perso la parte del video della connessione, però non cambia nulla, cioè semplicemente si prende il connettore e si collega tranquillamente. Si fa la prova e via. Alla fine è funzionato tutto correttamente, metterò il link in descrizione del monitor che ho utilizzato, magari potrebbe essere qualcun altro che ha lo stesso modello e nel caso in cui gli si rompe lo vuole sostituire appunto con un Full HD e una volta che si fa il lavoro si fa per bene e almeno si aumenta la qualità anche del computer stesso. Comunque poi si collegano, si riavvitano le quattro viti tranquillamente e l'unico consiglio che mi viene da dare riguarda poi il frame, la cornice. Armatevi di molta pazienza perché il montaggio sarà anche più rognoso dello smontaggio, soprattutto perché io in questo caso, come potete vedere, non ho usato non ho smontato completamente il monitor perché per smontarlo avrei dovuto smontare pezzo pezzo il computer e non mi andava, sarebbe stato un lavoraccio, ecco. Quindi ho effettuato questo lavoro solamente lì eliminando la cornice per fare un lavoro super preciso e senza rischiare di danneggiare la cornice bisognerebbe smontarlo tutto. Però il lavoro alla fine è andato bene, la cosa più importante, ovvero lo schermo, l'LCD, questo qua che ho preso ha funzionato, quindi ve lo consiglio ed è ottimo, davvero ottimo, anche l'angolo di visuale finalmente migliorato e si può utilizzare in modo più ottimale. Comunque, vi risparmierò tutto il lavoro che ho fatto per rimontare la cornice perché ci ho impiegato un bel po'. E comunque, stiamo parlando di un lavoro fatto cioè così a casa, con strumenti provati a casa principalmente.
non in un laboratorio, perché appunto non faccio riparazioni. Quindi chiunque lo potrebbe fare questo lavoro. Spero vi sia piaciuto.